Buongiorno e ben ritrovati a questo secondo appuntamento dedicato al panettone e al magnifico mondo del lievito naturale. L'altra volta abbiamo visto appunto gli aspetti inerenti all'impastamento, di quello che può essere un corretto modo di gestione del lievito e dell'impastamento. Oggi andremo ad approfondire in modo particolare come bilanciare appunto un impasto. La relazione che ci possono essere fra i vari ingredienti, zucchero, burro, tuorli, e come questi in proporzione fra di loro e in relazione all'idratazione che ci può essere all'interno di un impasto possono accelerare o rallentare la gestione dell'impasto stesso. Per cui sicuramente un appuntamento da non perdere, da seguire con attenzione per poter fare ottimi prodotti. Buona visione a tutti! Ora entriamo nel merito di quello che è la gestione degli lieviti. Allora, c'è un eterno dilemma in questo: lievito naturale e pasta madre. Tanta gente lo chiama lievito naturale, tanta gente lo chiama pasta madre. Il concetto è che anche il lievito di birra è un lievito naturale, per cui mi scuserete se durante questa diretta a volte mi verrà lievito naturale o pasta madre. Comunque parliamo sempre della stessa cosa. Detto questo, adesso entriamo in regime più informale. Abbiamo lavorato con le mani, impastato materialmente, avete visto tutto quello che è il concetto del panettone. Ora in maniera teorica andiamo a vedere invece la gestione del lievito vera e propria, per cui via il cappello, un pochettino di sedie perché alla mia età la vecchiaia si sente, e cominciamo a parlare di questo meraviglioso oggetto, di questo meraviglioso mondo, ricordandovi sempre, ormai è una prassi, che i commenti, domande e quant'altro sarà data risposta nella quarta puntata. Allora, spesso e volentieri mi viene chiesto qual è il metodo migliore di gestione del lievito, come va gestito il lievito, quanti rinfreschi vanno fatti e quant'altro. In maniera dogmatica tanta gente prende posizione, dice questo, dice quest'altro, assolutamente legittimi fare questo. Io sono più propenso a spiegare quali sono le varie differenze nei vari metodi di gestione del lievito, cosa questo comporta, e quindi ognuno di noi nella sua quotidianità, che alla fine è la grossa differenza in quello che è sicuramente importante conoscere del lievito per poterlo gestire, tanto di tutto questo fa anche la propria realtà, la propria quotidianità, le proprie temperature, le tempistiche a cui uno è soggetto, e in tutto questo uno può trovarsi meglio in un metodo piuttosto che in un altro. Una cosa sono assolutamente certo, che il metodo di gestione del lievito determina poi il risultato finale, per cui un panettone prodotto con un lievito gestito in un modo piuttosto che in un altro, non dico che dà un risultato migliore o peggiore, perché non è mia intenzione fare questo e non ho le capacità per farlo, ma sicuramente dà un prodotto differente l'uno dall'altro, per cui dopo sta sicuramente a ognuno di voi determinare in cosa si trova meglio e quale prodotto si trova meglio. Questo è un po' il concetto. Allora veniamo un attimino, iniziamo questo nostro approccio con il discorso della gestione del lievito, tenendo conto appunto, come abbiamo detto adesso, che ogni gestione genera un risultato diverso. 3 sono i metodi oggi riconosciuti o utilizzati in maniera predominante. Possiamo dire che forse ci sia un quarto metodo che sta prendendo piede e che sempre più persone, sempre più professionisti stanno utilizzando. Diciamo di partire da quello che è il metodo per eccellenza, perlomeno quello più conosciuto, è il metodo con cui il lievito naturale si è sempre fatto dalla notte dei tempi, che è il metodo alla milanese o legato nel sacco. Ripeto, questa mia disquisizione non vuole dire che uno rispetto a un altro è migliore, ma semplicemente farne una descrizione. Allora, sicuramente chi utilizza un lievito legato nel sacco deve avere consapevolezza che veramente il lievito è come un bambino. Tante volte
I lievitisti sovente usano questa frase, io stesso dico quando vado in giro con il mio Licoli, con la mia pasta madre solida, dico sono in giro con i miei figli, perché per molti alla fine diventa proprio un rapporto filiale. Il lievito ha una sua ciclicità, ha un suo periodo in cui può stare a riposo, ha un suo periodo in cui invece viene messo al caldo per lievitare, ma una cosa è certa, se deve essere rinfrescato non si può procrastinare il tempo del rinfresco o quant'altro. Questo è tanto più importante per chi utilizza la gestione nel sacco. Infatti chi utilizza la gestione nel sacco sa perfettamente come un eccesso di temperatura, un prolungamento delle ore di riposo notturno. Normalmente alla fine di una giornata di lavoro il lievito viene rinfrescato e messo a riposare fino al giorno dopo. Sicuramente chi utilizza come metodo di lavoro, come metodo di conservazione del lievito, di gestione del lievito, il sacco, sa perfettamente che la mattina, se alle 6 il lievito deve essere rinfrescato, alle 6 il lievito va rinfrescato, perché procrastinare di un'ora o 2 ore può voler dire inacidirlo con un punto di acidità che può essere sia percepibile in bocca, quindi come sapore e quant'altro, quindi sgradevole quando lo andiamo a assaggiare, sia, e ancora peggio, se non correggiamo qualcosa, come trasmissione di acidità all'interno dell'impasto. Per cui questo metodo è sicuramente un metodo, come anche quello del lievito libero, che richiede tante attenzioni e quant'altro. Quali possono essere i vantaggi nella gestione del lievito in maniera, diciamo, non dico tradizionale, non voglio usare questo verbo improprio, diciamo quella che forse è la più diffusa e la più antica, che sicuramente quando noi gestiamo il lievito tenendolo legato, faccio una premessa, quando parlo di gestione alla milanese parlo di lievito gestito in teli o di juta o di cotone spesso, comunque di un materiale leggermente traspirante che permetta anche un minimo di scambio con l'esterno. Questo durante quello che è il riposo notturno permette al lievito di avere un minimo di scambio con l'esterno e quindi di permettere la gestione e lo sviluppo di entrambe le acidità, acetica e lattica, con prevalenza di acidità lattica. Visto che l'acidità lattica è anaerobica, quindi è un'acidità che si sviluppa maggiormente in assenza di ossigeno, personalmente ritengo che avvolgere il lievito in un telo o in un domopack, non in un telo, in un domopack o un telo di plastico, possa stimolare il lievito, pur magari non danneggiandolo, per carità di Dio, stimolare quasi esclusivamente la formazione di acidità lattica, per cui sicuramente gestire il lievito alla milanese passando prima per come possiamo dire, un arrotolamento, appunto con teli di plastica o comunque domopack, può voler dire avere un lievito che quasi prevalentemente sviluppa acidità lattica, con le conseguenze che magari dopo possiamo vedere. Quindi chi volesse utilizzare questo metodo qui sappia che quando i vecchi lievitisti di una volta utilizzavano il lievito nel sacco, utilizzavano normalmente la maggior parte un telo di juta che aveva anche questa trama leggermente grossettina, comunque traspirante, appunto, che lasciava anche un segno sulla pelle che si formava nel lievito. È normale che quando il lievito dopo un po' forma la pelle, questi scambi con l'esterno sono molto minimi o ridotti, però comunque permettevano questo e quindi il lievito rimaneva, pur nella naturale propensione a produrre un po' più di acidità lattica, rimaneva abbastanza equilibrato. Le due acidità fondamentali, principali, che nel lievito noi andiamo a ricercare attraverso la gestione del lievito, attraverso i rinfreschi, sono l'acidità lattica e l'acidità acetica, che hanno una sua valenza proprio perché una contrapposta all'altra, quindi
Sappiamo che se abbiamo un eccesso di acidità lattica il nostro impasto tendenzialmente sarà molto più morbido, appiccicoso, con difficoltà a gestire grassi e quant'altro, però avrà il vantaggio, se l'acidità lattica è nei giusti parametri, di avere una buona morbidezza, un buon gusto, una buona gestione dell'acqua libera, quindi una shelf life anche maggiore, e soprattutto l'acidità lattica è quel tipo di acidità che ha una forte azione antimuffa. Questo è il motivo per cui molti magari scelgono anche questo tipo di gestione del lievito. La gestione del lievito, quindi che può essere sacco, libero, in acqua, come dicevamo prima, determina anche la quantità di acqua e di farina che si utilizza nei vari processi di rinfresco. Perché dico questo? Perché sicuramente un lievito che viene gestito in acqua, metodo piemontese, ha una gran parte dell'acidità prodotta sia prevalentemente lattica, in quanto l'acidità lattica si sviluppa in forte presenza di umidità, per cui c'è una forte produzione di acidità lattica, ma che si va a perdere, appunto, si va a dissociare nell'acqua, mentre l'acidità acetica è leggermente meno marcata e leggermente meno presente, proprio perché l'acqua ne rallenta la formazione. Quindi chi decide di utilizzare lievito nel sacco sa che, avendo un'acidità che si sviluppa in maniera maggiore, deve alla mattina diluirla in maniera differente rispetto a quello che può essere l'acqua, in quanto se non fa questo il lievito tendenzialmente tende a rimanere un pochettino più acido. Questo è il motivo per cui già agli inizi del Novecento i primi rinfreschi di quelli che erano pagati a peso d'oro e che erano i lievitisti, che venivano pagati a peso d'oro per passare dall'Alemagna a Motta e viceversa, facevano il primo rinfresco 1:3. Quindi il primo rinfresco va fatto 1:3 per diluire l'acidità e mettere in condizioni i lactobacilli di cominciare a riprodursi e a crescere, e il secondo rinfresco 1 o 1,5, che è poi il rinfresco che ci porterà alla produzione del nostro impasto. Diciamo che questo concetto va molto bene anche applicato alla gestione del lievito libero, in quanto il lievito libero ha comunque una produzione di acidità in eccesso se gestito male o in ritardo, simile a quella nel sacco, con una differenza che poi dopo vedremo. Quindi queste sono un pochettino le caratteristiche legate al lievito nel sacco. Un secondo metodo che viene utilizzato da tanti pasticceri, spesso e volentieri anch'io adopero questo metodo, è quello di gestire il lievito in acqua. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutti quelli che sono i passaggi a riposo, e il riposo può essere il riposo notturno, a riposo può essere il fermare un lievito per 10 giorni, 15 giorni perché non lo si adopera, invece di legarlo, invece di lasciarlo libero, lo si mette in acqua, in un contenitore. Io ho notato nella mia esperienza, visto che il lievito è risaputo che ama lo stretto, per cui ho sviluppato un concetto che fino adesso mi fa avere dei buoni risultati col lievito, ed è quello della famosa, fra virgolette, regola, se vogliamo chiamarla, 1-3-5, ossia una parte di lievito, ipoteticamente 1 chilo, in un recipiente con 3 volte il suo peso in acqua, quindi 3 litri d'acqua, con un contenitore che abbia almeno 5 volte la capacità della quantità di lievito, per cui 1 chilo di lievito in una caraffa da 5 litri con 3 litri d'acqua. Questo permette al lievito di crescere in un ambiente stretto e quindi, essendo stretto, raggiunge molto più velocemente, lievitando, le pareti del recipiente che lo contiene, e questo, appoggiandosi alle pareti, facendosi forza, permette una lievitazione fuori dall'acqua importante. Questo vuol dire
che la mattina quando lo andiamo a prendere il nostro lievito sarà per 2/3 fuori dall'acqua, avendo semplicemente una piccola parte a mollo nell'acqua. Questo però logicamente comporta delle differenze rispetto al metodo alla piemontese. La prima differenza è appunto la gestione dell'acidità, che per chi si avvicina per le prime volte al mondo del lievito naturale è estremamente più semplice. Per quale motivo? Perché sicuramente il lievito inacidisce molto più lentamente, rimane molto più dolce, l'acidità lattica in eccesso che produce tende a diluirsi, dissociarsi nell'acqua e quindi a non dare fastidio, e quindi se anche la mattina fossimo leggermente in ritardo o avessimo necessità di rinfrescare il lievito un paio d'ore più tardi, sicuramente nella gestione in acqua ne sentiremo meno gli effetti collaterali. Come dicevamo, sacco e libero, rischiamo di sentire quella punta di acidità in eccesso che si viene a creare. Sicuramente in un lievito gestito nel sacco tutto questo non si verifica, tutto questo non si verifica nel lievito gestito in acqua, proprio per questo motivo qui. Logicamente questo comporta poi anche una gestione di acqua e di farina nei rinfreschi differenti. Di acqua perché nel momento in cui lo vado a prendere dall'acqua ha comunque assorbito una percentuale d'acqua il nostro lievito, per cui in base a quanto è immerso nell'acqua, a quanto è emerso dall'acqua, valuteremo se rinfrescarlo con un 36, 38 o 42% d'acqua. Comunque sono queste più o meno le percentuali di acqua con cui lo andremo a rinfrescare. E anche la farina, per diluire l'acidità che ci serve appunto la mattina a ripartire in maniera corretta, non sarà di 3 volte, ma sarà 2 volte il peso del lievito, per cui un classico rapporto 1:2. E questo ci permette di rinfrescare il nostro lievito, di metterlo a 28 gradi e continuare a seguire il nostro iter, il nostro processo di produzione. Il terzo metodo, abbiamo detto, in tutto e per tutto simile a quello nel sacco, è sicuramente quello libero. In molti lo stanno adottando, si trovano bene, richiede non tantissimo impegno nella gestione, in quanto basta rispettare un attimino i tempi e quant'altro. Ha un vantaggio su tutti. Allora, facciamo una premessa. Il lievito in acqua, i vantaggi che può dare, i vantaggi che può dare sono sicuramente legati alla facilità di gestione, alla facilità anche di impastamento, perché sicuramente avremo un lievito che apporta un impasto, un'acidità meno marcata, e quindi si arriverà a incordare e a impastare un impasto con meno difficoltà. Andremo sicuramente a perdere un pochettino in termini di gusto, e questo è inevitabile perché l'acidità lattica che viene prodotta è leggermente inferiore. Poi possiamo compensare questo aumentando la quantità di burro, andando a giocare sugli ingredienti, e questo è assolutamente vero. Però anche per quanto riguarda la bilanciatura, poi la vedremo dopo, non è che a priori possiamo fare quello che ci pare e aumentare in maniera smisurata zucchero, burro, tuorlo e quant'altro, senza magari tenere conto di altri fattori. Per cui è giusto e doveroso tener conto di quello che sono i risultati che ci può dare. Per quanto riguarda il lievito invece libero, questo vive prevalentemente in un ambiente aerobico e spesso e volentieri a contatto con l'ossigeno, quanto viene gestito all'interno di una caraffa o comunque di un recipiente vuoto, dove a volte viene come posso dire, coperto con un telo di plastica, un po' di domopac e qualche forellino per respirare, fra virgolette, oppure a volte viene anche lasciato così, creando quella sua pelle dopo un po' importante. Quindi questo tipo di lievito, crescendo in maniera aerobica, tendenzialmente tende a sviluppare più acidità acetica. Prima parlavamo dei vantaggi di quella lattica.
Quali sono i vantaggi di quella acetica? Sicuramente l'acetica ha meno virtù di quella lattica, però ha due virtù che sono fondamentali nella gestione del lievito. Uno è che è l'acidità che è preposta alla struttura che viene poi data al nostro panettone. L'acidità acetica agisce sulla maglia glutinica rendendola un pochettino più tenace, e quindi quando noi andiamo a mettere il nostro panettone a testa in giù, uno dei motivi per cui anche non si stacca dal pirottino, non si stacca la cupola dal resto della pasta, è sia perché c'è stata gelificazione degli amidi, tutto quello che vogliamo, ma perché c'è una corretta quantità di acidità acetica. Una delle prime cose che noi ci accorgiamo ci fa capire che il nostro lievito è sbilanciato è quando, mettendo a testa di giù i panettoni, questi si staccano il cappello dal resto dell'impasto. A volte può succedere perché sono poco cotti, a volte può succedere perché magari impasti molto idratati o con fibre come il cioccolato possono non essersi asciugati correttamente in forno, però prevalentemente quando un prodotto si stacca è perché non c'è sufficiente acidità acetica, e quindi questo, diciamo, processo produttivo, che invece tendenzialmente porta a sviluppare più acidità acetica, non dà questo effetto collaterale. Però se non stiamo attenti, come tutte le cose, l'uomo tendenzialmente ama poco stare in equilibrio fra le cose, tende a sbilanciarsi verso una cosa piuttosto che verso l'altra. Come sempre in tutte le cose è l'equilibrio nella gestione delle acidità che ci porterà al risultato finale, per cui non è perché l'acidità acetica ci dà un'ottima struttura e, come abbiamo visto, ci dà anche un ottimo apporto, come posso dire, olfattivo, quindi è l'acidità preposta a creare anche tutti quei componenti aromatici, io per forza di cose la devo sviluppare in maniera preponderante, perché poi se si sviluppa in maniera eccessiva, che cosa succede? Che io nel panettone comincio ad avere delle ritrazioni dal pirottino, e queste sono particolarmente evidenti quando metto il panettone in forno. Metto il panettone in forno, il panettone inizialmente tende a gonfiare per poi cominciare a ritirarsi e avere un distacco dal pirottino importante, attorno all'ordine dei 3-4 mm. Questo è dovuto all'eccesso di rigidità che la maglia ha e quant'altro. Un altro aspetto negativo di un eccesso di acidità acetica è sicuramente il fatto che questo eccesso di rigidità che viene trasferito alla maglia rallenta il processo di irritazione, allungandone i tempi. Gioco forza: se fosse soltanto questo il problema, invece di 6 ore ce ne metto 8, ce ne metto 9, ok, pazienza, ma il problema è che poi dopo, quando lo metto in forno, anche lo sviluppo del mio panettone o del mio grande lievitato ha dei problemi, perché l'acidità acetica tendenzialmente tende a rallentare anche lo sviluppo. Per cui queste sono cose doverose riconoscerle, saperle, perché poi ci permettono di capire come vogliamo gestire il nostro lievito e, una volta determinato il metodo in cui vogliamo gestire, saperlo adattare poi anche alla produzione che vogliamo fare. Per esempio, sicuramente uno che ha un lievito gestito libero è una persona che nelle proprie ricette si può anche permettere qualcosa in più di grasso o qualcosa in più di liquidi, perché l'impasto tendenzialmente lo terrà. Quindi sono scelte, come dicevo, che ognuno di noi può fare. Ora però vediamo al lato pratico di rinfrescare il lievito, anche perché abbiamo detto che il lievito è come un bambino, e il mio, non dico che sta piangendo, però è già un pochino di tempo, un'oretta almeno, che deve essere rinfrescato, per cui vediamo al lato pratico come lo rinfrescheremo. Allora, e poi dopo continuiamo nella discussione del lievito. Ok Giulio, adesso rinfreschiamo il lievito, passami, ok, prendiamo la nostra macchina e se mi passi anche lievito, farina e acqua.
Allora, qui abbiamo 250 grammi di lievito, come potete vedere, non so quanto si possa vedere, comunque ben alveolato. Questo è un lievito che ha già quasi 20 ore di riposo notturno, 3 volte il suo peso in farina e il 42% di acqua. Perché queste proporzioni? Uno, perché il lievito viene dall'acqua, per cui per il concetto fatto prima ci va meno acqua nel rinfresco che andiamo a fare. 3 volte il suo peso di lievito in farina, perché poi ho necessità di portarmelo dietro e quindi di non poterlo rinfrescare subito, quindi per dargli più shelf life. Ora materialmente andiamo a impastarlo per poi vedere anche la fase della laminazione e spiegare perché questo può essere importante. La cosa importante da fare è sempre assaggiarlo in modo che si possa avere valutazione di com'è il lievito. Durante un assaggio di un lievito madre, di una pasta madre, quello che è importante percepire è come si sono sviluppate le acidità, anche perché l'acidità lattica non è subito percepibile al gusto e quindi tende più a essere percepita come una sorta di allappamento in bocca, un qualcosa che ti fa quasi legare un po' la lingua per poi stimolare maggiormente la salivazione, mentre l'acidità acetica tendenzialmente si sente sulla punta della lingua come un leggero pizzicorio. Questo in un momento di normalità come può essere fasi di rinfresco giornalieri. Gioco forte la mattina, dopo 18-20 ore di riposo notturno, l'acidità sarà sicuramente più marcata. Quindi mettiamo dentro lievito, farina e acqua. Tenete conto che anche il processo di impastamento è qualcosa che favorisce, Giulia, tieni, grazie. Il processo di impastamento è un qualcosa che favorisce o meno le varie acidità, sia perché la gestione e quantità d'acqua, sia per le temperature, sia per il grado di impastamento. Un'acidità lattica è generalmente più stimolata a prodursi attraverso una quantità maggiore di acqua, sicuramente quantità d'acqua superiore al 48, prossimi al 50, se non addirittura oltre. Tendenzialmente svilupperanno più l'attività degli omofermentanti e di quella parte degli eterofermentanti preposti a produrre acidità lattica. Temperature sia di uscita dell'impasto dalla macchina, sia di gestione della temperatura iniziale di irritazione, alte temperature, quindi superiori ai 30 gradi, favoriranno la produzione di acidità lattica. Al contrario, basse temperature, basse percentuali d'acqua favoriranno acidità acetica. Diciamo che normalmente la forbice delle temperature su cui giocare va dai 24 ai 28 gradi, ossia sotto i 24 gradi è molto facile che si sviluppi quasi esclusivamente acidità acetica o prevalentemente. Sopra i 28 gradi c'è una propensione a sviluppare progressivamente sempre più acidità lattica e sempre meno acidità acetica, quindi è importante stare attenti a questo e anche al grado di impastamento. Un lievito impastato a lungo in macchina, quindi con una maglia ben formata, bella liscia, tendenzialmente sviluppa più o fa sviluppare più acidità lattica. Un lievito molto più grezzo, per intenderci a mo' di biga, farà sviluppare più acidità acetica. L'optimum sarebbe poter avere sempre un lievito in uscita dalla macchina che è fra i 25 e i 27 gradi. Poi, come sempre, la verità sta nel mezzo, per cui togliere un lievito a 26 gradi 2 è sicuramente sinonimo di un lievito
equilibrato, almeno nella maniera di lavorare dei lactobacilli. Abbiamo una macchinetta piccolina, per cui gioco forza, bisogna stare attenti con la velocità, più aumenta la velocità più si ha la tendenza a scaldare l'impasto, e quindi meglio forse 30 secondi, un minuto in più a velocità più bassa, ma poter mantenere più bassa la temperatura del lievito. Giulia, ti interpello ancora. Il termometro per cortesia, così poi controlliamo la temperatura del lievito. Grazie. Finito di impastare il lievito, finito di laminarlo, voglio spendere anche due parole sulla qualità dell'acqua e la temperatura ottimale dell'acqua. Normalmente un lievito in fase di rinfresco attorno ai 6 minuti è il tempo ottimale per impastarsi. È importante quindi che venga calcolata la corretta temperatura dell'acqua, perché utilizzare un'acqua un pochettino più calda e fare quindi i minuti che servono per impastare, perché alla fine io posso anche impastare molto poco un impasto, un lievito, ma il problema è che comunque anche la maglia che si viene a formare non sarà completamente completa. È vero che poi stando lì si formerà, abbiamo visto nella puntata precedente, parlavamo dell'autolisi, quindi il concetto, anche se sta fermo, che se c'è la lievitazione la va a fare lo stesso, però è tendenzialmente meno performante rispetto a una maglia formata correttamente. Diamo un'occhiata alla temperatura. (28 gradi). Sta andando indietro, probabilmente arriverà anche a 27,9. Adesso andremo a vedere esattamente il principio anche della temperatura dell'acqua, come calcolarla e quant'altro. Questo è il nostro lievito, ora andiamo a laminarlo. Ecco qua, abbiamo il lievito, lo mettiamo in macchina e andiamo a laminarlo. Allora, perché dare le pieghe al lievito? Allora, innanzitutto perché andiamo a lavorarlo senza stressarlo. Un impasto che ha lavorato 5-6 minuti in macchina, se dovessimo metterci a lavorarlo con le mani senza dargli neanche un minimo di tempo di riposo, lo andremo a stressare. Il secondo aspetto, o perlomeno due aspetti importanti, invece sono collegati alla natura stessa del lievito. Allora, la prima, andandogli a dare le pieghe, io chiudo dell'ossigeno all'interno dell'impasto. L'ossigeno è elemento vitale e fondamentale per la maggioranza delle reazioni che avvengono all'interno di un lievito. Per esempio, serve ai lieviti per riprodursi. Il lievito è un organismo a metabolismo doppio, aerobico in presenza di ossigeno si riproduce, anaerobico in assenza di ossigeno produce anidride carbonica. Inoltre, andandogli a dare le pieghe, noi andiamo a distribuire in maniera uniforme e non ammassata quelle che sono i microrganismi che sono all'interno del lievito stesso, permettendo così una distribuzione del substrato a cui attinge come nutrimento e avere così una migliore fermentazione. L'evidenza è che in prove che ho fatto personalmente, lo stesso lievito diviso in due, una parte laminata, una parte fatta la palla come tradizionalmente molti fanno e messa a lievitare alla stessa temperatura, quindi sto parlando stesso lievito, stessi tempi di lavorazione e di lievitazione, a volume quello laminato è arrivato con quasi mezz'ora di anticipo. Ora diamo le pieghe.
non c'è una regola fissa 2, 3, se dai una piega da 3 una piega da 4 non ha importanza, l'importante è che lo andiamo a piegare in modo da renderlo anche più liscio e ottenere i risultati, i vantaggi che dicevamo prima. Adesso, essendo così largo, se io lo andassi a rotolare non sta nel recipiente, per cui lo ripiego su se stesso e lo arrotolo in modo da richiudere ulteriore ossigeno all'interno. E questo è il lievito che andiamo a sistemare in acqua per la nostra conservazione. Abbiamo rinfrescato il lievito, spendiamo le ultime parole per l'argomento rinfresco. Diciamo che ci sarebbero tante cose da dire e forse veramente gli appuntamenti sarebbero tanti, per cui io spero di aver detto quanto più possibile cose che vi possono essere utili. Come sto dicendo da un po' di tempo, vi rimando alla quarta puntata per qualsiasi domanda o commento o dubbio a cui volete trovare risposta, dare risposta o dubbio che volete risolvere. Volevo spendere due parole su quello che era la qualità dell'acqua e soprattutto la temperatura dell'acqua, perché tante volte si leggono in ricette di usare acqua a 26 gradi. Ok, acqua a 26 gradi è una temperatura che spesso e volentieri durante l'anno si utilizza, ma che non tiene conto in realtà di quello che sono i vari momenti dell'anno e di gestione del lievito che si hanno. Per esempio, se io vado a prendere e rinfrescare un lievito che è stato per 4 ore, 5 ore a 28 gradi, l'incidenza dell'acqua non sarà uguale rispetto a se quel lievito è stato per 19 ore o 16 ore a 19 gradi, o ancora se lo vado a prendere dopo che è stato per 8-10 giorni in frigorifero. Per cui un pochettino ripercorrendo quello che è la moda dei panificatori nel calcolare la temperatura della biga, c'è una formuletta che io fino a poco tempo fa adoperavo utilizzando 3 fattori diciamo in prevalenza per arrivare a questa determinazione della temperatura dell'acqua, e che tenevano conto della temperatura ambiente, della temperatura della farina e del coefficiente di riscaldamento che una macchina può avere. Qui abbiamo una planetaria da banco che di suo è forse la macchina che riscalda in assoluto più di tutti. Se io andassi a fare lo stesso lievito in una macchina come questa e per assurdo in una forcella, avrei una differenza di temperatura che può superare i 10 gradi. Tanto per farvi capire quanto una macchina del genere può riscaldare. Per cui è evidente che se utilizzo una macchina del genere devo tenere conto almeno di un aumento di gradazione di circa 14-15 gradi. Però questo mio concetto, questo mio modo di vedere che fino a qualche anno fa facevo, mi portava a vedere come non riuscivo con precisione a tarare il concetto della temperatura dell'acqua, perché non tenevo conto, come dicevo poco fa, di un fattore, il lievito. Il lievito è un elemento determinante. Se io lo prendo dal frigorifero, lo prendo a 19 gradi o lo prendo da una cella di lievitazione, cambia l'incidenza del calore che ha nell'impasto, per cui gioco forza anche la temperatura dell'acqua deve cambiare. Per cui ad oggi vi spiego molto brevemente quella che è una diciamo tabellina, chiamiamolo così, un calcolo che mi permette con una diciamo verità approssimativa che sbaglia di pochi centesimi di grado. Se calcolo 26 mi può dare 26,2, 26,3, 25,8, però comunque veramente poca roba, e che mi permette appunto di non scaldare più l'impasto più di quello che mi serve. Allora, calcolando che sono 4 i fattori che incidono sulla temperatura dell'acqua, bisogna moltiplicare
il valore che vogliamo ottenere, in questo caso 26, lo dobbiamo moltiplicare per i 4 fattori e quindi arriviamo a un numero che è 108. A questo numero noi dobbiamo sottrarre la temperatura della farina, la temperatura dell'ambiente, normalmente ambiente e farina hanno due valori molto simili con un grado di differenza, la temperatura del lievito e il coefficiente di riscaldamento. A titolo informativo, poi anche questi valori cambiano in base alle quantità e quant'altro, per cui normalmente una braccia tuffanti ha un valore di aumento di coefficiente di riscaldamento che può andare dai 6 agli 8 gradi, una spirale fra i 9 e i 12 gradi, una planetarietta da banco, comunque una planetaria in generale, fra i 12 e i 15, se non addirittura con grosse quantità di impasto 16 gradi. Per cui sono tutte cose che noi le prime volte possiamo andare a determinare e poi verificare nel momento in cui andiamo a togliere l'impasto dalla macchina, quindi battezziamo che la macchina mi dia 15 gradi, è normale che se l'impasto uscirà troppo freddo vuol dire che ho dato troppo valore alla macchina, se mi uscirà troppo caldo vuol dire che ne ho dato troppo poco. Basta cambiare quel coefficiente e il gioco è fatto, in quanto le altre temperature sono temperature che materialmente possiamo controllare col termometro e quant'altro. Questo ci permette di essere regolari. Ricordiamo sempre che la regolarità nella gestione del lievito è quello che fa la differenza fra un ottimo prodotto e un buon prodotto, fra il limitare i problemi o l'averne diversi. Anche la qualità dell'acqua è importante per diversi fattori. Uno, perché il lievito comunque essendo un elemento vivo ha bisogno di oligoelementi, per cui in acqua distillata per esempio non andrebbe bene per rinfrescare un lievito, perché è privo di quegli elementi che possono essere vitali per lui. Ma anche gli oligoelementi, se in eccesso, possono creare dei problemi. Ecco perché acque troppo dure, acque troppo morbide, secondo quella che può essere una gradazione francese sotto i 10 gradi o sopra i 20 gradi francesi, sono acque poco adatte alla panificazione o alla produzione in generale di lievitati, ancor più del lievito. Diciamo che come limite massimo si può ottenere un 25 gradi francesi. Perché? Perché comunque valori più alti tenderebbero a darmi troppa rigidità all'impasto e quindi con poca attitudine a lievitare, a dilatarsi, quindi con poca estensibilità. Un'acqua troppo dolce, quindi sotto i 10 gradi francesi, tenderebbero a darmi un impasto tendenzialmente appiccicoso, colloso, molto elastico, quindi di difficile chiusura e di difficile gestione. Il residuo fisso è un altro di quegli elementi che mi permette di valutare la qualità di un'acqua. Un'acqua che ha un residuo fisso fra i 180 mg e i 240-250 mg è sicuramente un'acqua abbastanza idonea per un lievito. Avesse una quantità di residuo fisso superiore o inferiore, rallenterebbe per motivi opposti, ma in entrambi i casi rallenterebbe la lievitazione del nostro lievito. Un altro valore a cui dobbiamo prestare attenzione, e quello lo possiamo ricavare soltanto in base all'esperienza se lo utilizziamo o a delle schede tecniche che possiamo prendere dall'acqua, dal sito dell'acquedotto che ci fornisce l'acqua, è quella di cercare di capire quanto cloro c'è nell'acqua del nostro rubinetto. Perché il cloro, per sua definizione, sappiamo tutti l'utilizzo che viene fatto nelle piscine, è un antibatterico, viene messo per controllare la crescita dei microrganismi, per cui se un'acqua fosse disinfettata, quindi fosse resa potabile con una quantità eccessiva di cloro, questa in realtà sarebbe potabile, ma per lui sarebbe deleteria perché lo rallenterebbe fino quasi al punto di farlo morire. Anche acque microfiltrate o comunque acque trattate da depuratori non avrebbero quell'insieme di microelementi che potrebbero invece aiutarlo nel suo sviluppo e nella sua crescita. Per cui la qualità dell'acqua è fondamentale,
perché è l'elemento funzionale di tutte quelle reazioni chimiche che avvengono all'interno di un impasto. Abbiamo allora terminato le operazioni di rinfresco del lievito. Ora togliamo e cambiamo assistente, da Giulia passiamo a Luca. Ecco qua, se mi passi anche la pezza, diamo una pulitina qui e poi dopo riprendiamo il discorso relativo a un corretto approccio col bilanciamento. Okay. Computer e il filo, per cortesia, grazie. Ecco qua, il bello della diretta è che si deve fare tutto, ecco qua, non c'è bisogno. Ok, allora affrontiamo il discorso del bilanciamento, perché diventa un elemento importante, perché spesso e volentieri in questi 20 anni, se vogliamo, che svolgo il lavoro come lievitista, in cui ho avuto modo di accrescere la mia esperienza, mi sono reso conto che tante volte problemi che si possono avere molto simili fra di loro sono spesso legati a un errato bilanciamento. Uno su tutti, per esempio, una delle problematiche maggiori che si possono incontrare è quella di avere un primo impasto serale che svolge il suo normale processo di fermentazione, di lievitazione nel corretto numero di ore, per poi trovare un insolido allungamento di tempo quando l'impasto viene spezzato e messo in pirottino dopo essere stato impastato come secondo impasto o impasto finale. E tante volte cerchi di capire quale può essere la motivazione, a volte può essere in problemi legati alla farina, a volte legati al lievito, questo è indubbio, sono tutte cause che possono avere una sua validità. Ma in diverse circostanze, dopo che ho approfondito questo processo di bilanciamento, mi sono reso conto che tante volte problematiche relative a un secondo impasto molto lento e quant'altro è legato a un concetto, non dico errato, un concetto non appropriato forse di bilanciamento. Cercherò di essere il più chiaro possibile per un argomento che mi sta particolarmente a cuore, ma che potrebbe soprattutto inizialmente essere un po' complicato da metabolizzare. Allora, partiamo da un concetto. Per molti bilanciare una ricetta può voler dire agire alla maniera di un panificatore. Io ho un chilo di farina, quindi su un chilo di farina quanto zucchero mettere, quanto burro mettere, quanto sale mettere. E questo concetto, se essenzialmente va bene per quello che può essere un processo di panificazione, quindi un processo di produzione di pane, in quanto gli ingredienti che compongono il pane fondamentalmente sono veramente molto pochi, 3-4, cioè abbiamo farina, lievito, sale e in qualche caso un pochettino di grasso, e quindi vedere come ogni singolo ingrediente sul peso della farina ha una sua influenza può anche essere normale. Nel caso specifico del panettone questo diventa un pochettino più complicato, perché nel momento in cui cambiano le proporzioni fra i vari ingredienti, anche l'incidenza sul singolo chilo di farina viene a cambiare, per cui non si può mai avere un valore preciso con cui fare riferimento. Inoltre bisogna tener conto di quello che dice la legge che regolamenta la produzione di panettone e che ha sancito un disciplinare, ha stabilito che tale disciplinare faccia le valutazioni dei vari ingredienti tenendo conto di quello che è il residuo secco sul residuo secco. Per esempio il disciplinare parla di una percentuale di burro, o meglio materia grassa buttirica di origine vaccina, non inferiore al 16%,
che non vuol dire, come dicono alcuni panificatori, 160 grammi su un chilo di farina, ma semplicemente la ricetta che abbiamo sviluppato deve essere suddivisa in residuo secco e in umidità, quindi per intendersi la farina è un 85% secco, 15% umidità, il burro 84% secco, 16% umidità, quindi scorporata la ricetta, la quantità di grasso nel suo insieme, rapportata al residuo secco nel suo insieme, quindi non al totale impasto, compreso l'umidità, ma solo il secco, deve essere non inferiore al 16%. Normalmente se guardiamo questo parametro in una valutazione normale, in un impasto senza inerti, quindi non so, io mi faccio 10 kg di impasto, cui devo aggiungere uvetta e quant'altro, la differenza che dice lo Stato e quello che può essere una valutazione fatta in questa maniera trova 3-4 punti percentuali di differenza. Quindi capite come sia importante non valutare la cosa semplicemente tenendo conto della farina. Quindi questo era ed è per molti un parametro. Un altro parametro con cui io stesso ero abituato a bilanciare le mie ricette era quello di individuare una forbice entro cui tu potevi o ci si poteva giostrare con gli ingredienti, e questo poteva essere lo zucchero, il tuorlo, qualsiasi ingrediente, c'era un massimo e un minimo entro cui puoi giocare. E questo è stato fino adesso il mio modus operandi, però mi sono accorto che anche se era il mio modus operandi c'era qualcosa che non andava, perché non mi vergogno di dirlo, in certe occasioni ho avuto anch'io delle difficoltà nel secondo impasto a far lievitare correttamente i miei panettoni, e comincio a pensare all'acidità del lievito, comincio a pensare allo stato di salute del lievito, alla farina. Alla fine, quando poi ti sta a cuore dover risolvere un problema, veramente diventa stressante cercare di capire la cosa. E quindi quando poi, anche attraverso la collaborazione con alcuni colleghi, ci si è cominciati ad orientare verso questa direzione qui, e quindi si è cominciato a capire per esempio che lo zucchero preso da solo come valore singolo ha un dato che può riferirsi solo alla dolcezza che questo impasto mi può dare, ma non mi dirà mai quanto questo zucchero può interferire o velocizzare o rallentare una fermentazione. Per capire questo devo mettere in rapporto questa percentuale di zuccheri con la percentuale di tutti i liquidi presenti in una ricetta. Quindi, per fare un esempio molto stupido, se io ho in una ricetta un 14% di zuccheri e se vado a fare la somma di tutto ciò che è liquido nel mio impasto, per cui il 15% della farina, il 16% del burro, il 50% del tuorlo, il 75% delle uova, il 59% della panna e via andare, trovo un valore totale sia in termini di grammi sia in termini di percentuale. Ebbene, questo valore percentuale di zuccheri rapportato a questo valore percentuale di liquidi mi deve dare un dato. Questo dato, che si chiamerà carico degli zuccheri, mi dirà se quel panettone andrà più veloce o più piano. E voi direte, perché questo concetto? Perché questo concetto è legato fondamentalmente a una cosa che si chiama pressione osmotica. E questo era un qualcosa che, pur conoscendo, che studio e parlo di pressione osmotica da almeno 10 anni, non ne avevo mai tenuto conto, lo ammetto candidamente, nei miei bilanciamenti delle ricette, o perlomeno avevo sempre tenuto conto di questa pressione osmotica per quanto riguardava il lievito di birra, perché mi sono sempre reso conto che un aumento incondizionato o di zucchero o di lievito in un impasto di cornetti mi poteva creare dei problemi, e questo era legato appunto a questa pressione osmotica, a questo eccessivo consumo di zuccheri, e quindi bene o male all'interno di un impasto
di cornetti o di croissant erano qualcosa che tenevo conto e gestivo bene. La cosa che non avevo proprio assolutamente mai tenuto conto è di quanto invece gli zuccheri possono creare pressione osmotica nei confronti della cellula di lievito. E adesso voi mi direte, e che cos'è la pressione osmotica? La pressione osmotica è la pressione che esercita lo zucchero in qualità di soluto che fa nei confronti della cellula del lievito, perché all'interno di un impasto è praticamente rimasto l'unico elemento a cui attingere l'acqua. Voi sapete per natura lo zucchero, essendo un soluto, tende a diventare una soluzione in presenza di acqua, per cui per saturarsi, quindi smettere di assorbire acqua, lo zucchero deve disciogliersi in parecchia quantità d'acqua. Questa quantità d'acqua in un impasto non sarà mai presente per poter stabilizzare la capacità di saturazione di uno zucchero. Per cui una volta che lo zucchero all'interno di un impasto si è, per così dire, legato o è andato ad assorbire l'acqua presente, e questo non è sufficiente per saturarlo, comincia a creare una pressione nei confronti della cellula del lievito per romperla e poter attingere a quella parte liquida che è all'interno delle cellule del lievito. Per capire questo basta prendere un po' di lievito di birra, metterlo su un tavolo, cosa stupidissima che facevano tanti anni fa alcuni miei primi maestri, metterci dello zucchero o del sale sopra e dopo 10 minuti, un quarto d'ora, vedere come una brodaglia marrone fuoriesce dal lievito. Vuol dire che la cellula del lievito, sottoposta a questa pressione enorme, che in questo caso zucchero e sale diretto esercita nei confronti di quella cellula, fa sì che questo muro protettivo del lievito si rompa e la parte citoplasmatica che è all'interno, che è la parte liquida, fuori esca. L'S romagnolo ogni tanto viene fuori, mi perdonerete. Fuori esca. In un lievito cosa vuol dire questo? Che la quantità d'acqua in presenza di una stessa quantità di zucchero determina una diluizione più o meno marcata dello zucchero. Una diluizione più o meno marcata dello zucchero vuol dire una pressione osmotica differente e quindi una velocizzazione o un rallentamento del nostro impasto. Un'altra cosa da tenere in considerazione è nella gestione della pasta madre, delle quantità, l'influenza che hanno burro, tuorlo e zucchero negli effetti della lievitazione. Voi sapete che lo zucchero tendenzialmente, oltre ad avere questa pressione osmotica, è anche elemento nutrizionale dei lieviti, per cui se presente in piccole quantità o in alte quantità, proprio per il discorso di carico di pressione osmotica, può velocizzare o rallentare. Il tuorlo, in quanto svolge effetto tampone, quindi va a tamponare l'acidità, a questo, come posso dire, questa funzione. Se superiore al 13%, tendenzialmente tende a rallentare un impasto, se inferiore al 10%, tendenzialmente tende a velocizzare un impasto. Quindi la gestione sincronizzata tenendo conto di burro, tuorlo e zucchero non solo mi determina la fermentazione, ma anche la quantità di pasta madre, perché una quantità di 250 grammi di pasta madre su chilo di farina, come si pensava fino a poco tempo fa, non tiene conto assolutamente di quanto questa pasta madre, questo impasto, sia condizionato dalla presenza di zucchero, burro e tuorli. Quindi trovando attraverso varie prove e quant'altro, analizzando diverse ricette, si è visto che sommando zucchero, tuorlo e burro del primo impasto e moltiplicandolo per un coefficiente di 0,32, 0,34, noi abbiamo la quantità di pasta madre da mettere nel nostro primo impasto. Se mi prendi il computer e me lo metti via, anche questa seconda parte è terminata, spero che sia stata esaustiva per molti di voi, comunque l'invito è sempre quello, non lo fosse stato, domande, commenti, nella quarta parte di questa serie di interventi vi verrà data risposta a tutto. A questo punto io vi invito alla terza parte
per trattare l'ultimo argomento appunto inerente al Pandoro. Ciao a tutti!